Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, abbiamo Sole, Luna, Mercurio, Plutone in Acquario. Se non l'avessimo capito, è in atto una rivoluzione. Se non l'avessimo capito, è in atto una rivoluzione, la rivoluzione interiore, quella che ci fa manifestare la vera essenza. Abbattimento di dogmi, conformismi, moralismi, perché Urano che domina l'Acquario non guarda in faccia a nessun condizionamento. Non guarda in faccia nessun condizionamento. Questo sole meraviglioso che investe tutte le nostre cellule e tutti i lati nascosti del nostro subconscio con Plutone, Mercurio. La comunicazione è volta a cosa in Acquario? La comunicazione è volta all'unità, è volta all'anticonformismo. La comunicazione è volta all'unità nella diversità, laddove l'altro fuori da te non è una diminuzione, ma è un arricchimento. E quindi la fluidità della comunicazione a guardare oltre la propria alterità, a guardare che l'altro fuori da te sei tu. E la luna, questa luna nuova tra il 9 febbraio e il 10 che fa allineare il nostro subconscio a tale assunto, al fatto che l'alterità fuori da noi siamo noi e soprattutto a scorgere nell'altro fuori da noi quella diversità che fa parte di noi, ad amarla e onorarla come noi. Cioè la diversità che troviamo nell'altro sono diversità, sono aspetti di noi in dissonanza che dobbiamo accogliere. E quindi tutto quello che ci sta capitando in questi ultimi giorni, non lo so, io mi sento così rilassata. Tuoni, fulmini fuori, io zen, così. È veramente un momento straordinario, ragazzi miei, epocale. Io sono veramente orgogliosa di passarlo insieme a voi. Ci siamo incarnate in questo momento storico, incarnati in questo momento storico, sapevamo già che sarebbe accaduto questo, la nostra anima lo sapeva già, secondo il destino delle grandi linee iniziatiche che dovevamo integrare in questa incarnazione. Quali sono le linee iniziatiche? La parola destino va presa con le pinze, perché il futuro lo costruisci tu. Hai il libero arbitrio di manifestare una realtà all'altezza della tua maestria. Cos'è il destino? Sono le qualità che l'anima sceglie di incarnare in questa incarnazione. Poi come le vai a integrare lo scegli tu, in base a delle linee guida che ci propone la nostra anima sul sentiero attraverso incontri, persone, situazioni che succedono. E quelle sono destinate. Va bene? Quelle sono destinate. Come tu vai a integrare le qualità dell'anima lo scegli tu. Tipo, mi incarno in questa incarnazione decido di integrare il perdono. Bene, avrò una marea di persone che mi faranno male. Ok? Oppure scelgo di integrare la compassione. Avrò delle situazioni che mi porteranno a integrare la compassione. Cos'è la compassione? Compassione viene dal greco pathos, che significa entrare in empatia. Entrare in empatia con me stessa, con me stesso e con l'altro. Allora avrò delle situazioni che mi permetteranno di fare questo tipo di esperienza per integrare quella qualità dell'anima che mi sono proposta. Ovviamente non è una sola qualità. Ce ne sono tante, tipo quella a cui l'Acquario va incontro, soprattutto con Plutone che batte nel subconscio, nel substrato più profondo anche della Luna, è la qualità dell'essere assertivi e stabilire i propri confini. Stabilire i propri confini assertivi, non farsi come si dice, non farsi coinvolgere, no, coinvolgere non è la parola giusta, sto cercando la parola giusta, sopraffare dall'altro. Come puoi non farti sopraffare dall'altro capendo che l'altro sei tu? E se c'è qualcosa dell'altro che ti sovrasta, ti sopraffassa, non so come mi sto imbrogliando con i verbi. È una parte di te o che vuole uscire o che non vuole farti uscire. Ecco cosa significa stabilire i propri confini rispetto alle tue zavorre interne, che l'altro te le proietta. Quindi una rivoluzione a tutto tondo con questo Acquario
Sole, Luna, Mercurio, Plutone in Acquario, quindi è veramente la stella, l'Acquario, è la stella, la sanazione di quelle dinamiche che ci hanno impedito di manifestare l'autenticità, la maestria dell'anima. Ragion per cui ci facciamo una bella stesona. Ah, non so se avete visto la mia nuova tovaglietta, ne ho comprate un po', un paio. Come diceva mia nonna, tutta pulita, brava e sistemata. La tovaglietta rosa in occasione. Allora, ragazze e ragazzi, vediamo questo Sole, Luna, Mercurio e Plutone. Qual è il messaggio per la nostra comunità che i maestri ci vogliono dare attraverso gli oracoli che andrò ad utilizzare? Qual è il messaggio speciale per la nostra comunità rispetto all'abbattimento del conformismo e alla manifestazione della maestria che ti incarna? Allora, partiamo con i nostri bisturi Sefirion, Sefirion Angelion. Vediamo cosa ci dicono i maestri attraverso questo momento iniziatico meraviglioso. Vediamo, messaggio cardine per la nostra comunità e per tutto il collettivo. Vediamo. Allora, ne prendiamo 3. 1, 2 e 3. Allora, vediamo un po'. Beh, lo specchio magico, portale. Ragazzi, più che se non l'avevamo capito, siamo in un portale. Salto quantico, quarta e quinta dimensione. È un portale questo. Lo specchio magico, la realtà fuori rispecchia la tua interiorità. Ok. Di nuovo, pazzesco, l'umanoide di Atlan, preghiera sacralità, ci sta uscendo tante volte, anche nel video potentissimo del 2 febbraio. Sì, ragazze mie, profondo silenzio, meditazione, preghiera sacralità, perché stiamo attraversando un portale, ok? Prova iniziatica, affrontare le paure, esperire. Chiarissimo, se non ci fosse chiaro, è chiaro. Allora, tutti questi pianeti congiunti in Acquario, che sono in Acquario, stanno portando a una prova iniziatica che ha a che fare con l'affrontare completamente, una volta per tutte, delle paure profonde. Ti viene chiesta molta sacralità. L'altro fuori da te sei sempre tu, è uno specchio della tua interiorità. Ti viene richiesta preghiera e sacralità. Cosa vuol dire preghiera e sacralità? La preghiera vi ho insegnato nell'arte del vivere, e non solo la playlist, proprio c'è un video, l'arte del vivere, come pregare. La preghiera non è delegare a qualcuno, un Dio fuori da te, di farti realizzare qualche cosa, no. La preghiera è assumere quello che tu vuoi essere. Io sono questo, io ho questo, perché tu sei Dio. Dio fa esperienza attraverso di te. Tu sei un suo erede. Ok, quindi profonda sacralità in questo e anche nell'altro, rispetto all'altro fuori da te, no? La persona con cui hai a che fare o le persone, no? Che sono aspetti di te, ma soprattutto vedere nell'altro fuori da te una persona, un individuo che ha gli stessi dolori, gli stessi conflitti e le stesse potenzialità. Ok? Prova iniziatica, affrontare le paure, esperire. Cosa vuol dire esperire? Fare l'esperienza della tua paura per trascenderla una volta per tutte. O almeno trascenderne il groppone di una paura importante. Ricordiamo che le paure hanno a che fare con l'ego. L'ego ha paura. Perché l'ego ha paura? Non ha a che fare con l'anima. L'ego è progettato per la sopravvivenza sul piano terrestre. Senza l'ego moriresti. Va bene? Cioè saremmo morti senza l'ego, non potevamo fare l'esperienza di vita. Perché? Perché l'ego ti protegge quando, anziché mettere la mano sul fuoco, tu non la metti perché sai che ti bruci, non ti fa buttare da un burrone. Al tempo stesso l'ego va utilizzato come deve essere utilizzato nel modo giusto. L'ego ti tiene dove stai per paura di affrontare il nuovo, perché tutto ciò che è nuovo per l'ego è un pericolo. Perché? L'ego ti dice, se fino a questo momento sei viva, sei vivo, ok, sei sopravvissuto fino a questo momento, significa che tutto ciò che hai fatto fino a questo momento va bene, anche se stai nella cacca. Però l'ego
vuole vivere, quindi non vuole il nuovo, perché il nuovo potrebbe metterlo in pericolo di vita. E siccome noi siamo anime incarnate in una macchina biologica, in un ego, l'anima non ha paura della morte perché l'anima è eterna. Va bene? Quindi noi dobbiamo scindere queste cose. Siamo immortali in un corpo mortale. Cioè, e questa è la nostra sfida, la propria iniziatica. Al tempo stesso dobbiamo fare esperienza delle paure dell'ego, va bene? Se l'ego non ti vuole mandare da quella parte, però tu vedi che di là c'è la luce, è bella, è bellissima quella parte lì, sto facendo l'esempio per farmi capire, e tu stai là nell'ombra, in una zona difficile, però sei sopravvissuta fino a questo momento, però di là vedi che è più bello, l'ego non vuole farti andare lì, perché dice non ti preoccupare tu, stiamo nella cacca, perché fino a questo momento siamo sopravvissuti qui. Di là potrei morire, non so cosa c'è lì. E invece cosa fa l'anima? No, scusa un attimo. Io vado di là perché è più bello. Capito? Come devi trascinare l'ego? Ok. Quindi affrontare le paure. Allora, visto che ci hanno messo, e facendo questo che ti ho detto adesso, noi facciamo il salto quantico. Rendiamo sacro tutto ciò che facciamo. Rendiamo sacro tutto ciò che facciamo, perché tu sei l'erede di Dio sulla terra. E quindi Dio che fa? Rende sacro tutto ciò che fa e tu devi fare la stessa cosa. Rendi sacro tutto ciò che fai, dal prenderti il caffè la mattina, da farti una passeggiata, da andare al lavoro. Sacro, sacro, rendi sacro tutto ciò che fai. Consapevolmente, perché già è sacro tutto ciò che fai, essendo l'erede di Dio incarnato. Va bene? Consapevole devi diventare di questo. Va bene. Andiamo a vedere adesso su questa paura qua. Ci vado a mettere. Lo so che non lo volete il regno gregorico, ma ve lo devo mettere questa volta. Perché voglio vedere di che paura si tratta. Perché sono paure relative, voglio dire, il risveglio della coscienza è in atto a tutto il collettivo, quindi è relativo. Andiamo a vedere di che paura si tratta, dai. Vediamo un po'. Non fa male, ragazzi, non vi preoccupate, non fa male. Allora, vediamo. Però bisogna saperle le cose, no? Ok. Allora, vediamo. Una carta su questa prova iniziatica. Le prove iniziatiche, su che cosa hanno a che fare queste paure? Di che cosa ci parlano queste paure, per favore? Vediamo di che cosa ci parlano queste paure. Metto una, La sprovvedutezza. Osserva attentamente la situazione e smaschera la menzogna. Ragazzi, è molto semplice. Quello che abbiamo detto adesso è il riassunto di questa carta. Qua c'è Pinocchio e il tuo ego che ti domina. Pinocchio dice le bugie. Quindi il tuo ego ti dirà le bugie. Stai qua, nella melma, che qui puoi sopravvivere. Non andare di là che c'è bello, c'è la luce, perché non sai quello che ti può succedere. Siamo stati vivi fino a questo momento, siamo sopravvissuti anche nella schifezza, però intanto siamo vivi, così dice l'ego. Ok, appunto. Pinocchio. Pinocchio. C'è un bel Pinocchio che ti parla. E quindi la prova iniziatica è proprio le bugie che ti racconta l'ego. Va bene? Per ognuna di voi è diversa la cosa. Smaschera la menzogna dell'ego. Quindi Sole, Luna, Mercurio, Plutone in Acquario. A che cosa comporta? A smascherare definitivamente le bugie dell'ego, a farci l'esperienza proprio. Tanto tu lo capisci, va bene, quando è l'ego e quando è l'anima. Vi ho detto tante volte che quando pensate, il pensiero è frutto di automatismo del vecchio, no? Perché la mente razionale che fa parte dell'ego non può pensare cose che non ha mai fatto e quindi ti fa pensare cose del passato, quindi in negativo, per farti fare la stessa esperienza. Quando vi arriva, questo è il pensiero, quando vi arriva l'intuizione invece, o la voce dell'anima, che è la stessa cosa, non è manipolabile. Cioè, quando ti arriva l'intuizione, quell'intuizione non è manipolabile, il pensiero, quello frutto del ragionamento, è manipolabile invece. Cioè, chiunque ti può condizionare sul pensiero. Quando hai l'intuizione invece non è manipolabile. Fateci caso. Poi, per riconoscere l'intuizione, è eccitante, è illuminante l'intuizione, hai una sensazione proprio di bellezza dentro. Col pensiero no.
Va bene, questa è la differenza per vedere un pensiero da un'intuizione, fondamentalmente per scorgere le bugie dell'ego. Ok, quindi non c'è niente di grosso, nel senso il grande lavoro è stato già fatto. Diciamo che questo passaggio Sole, Luna, Mercurio, Plutone in Acquario ci fa andare incontro a riconoscere, ci fa fare un po' di esperienza, ancora un po' di esperienza sulle bugie dell'ego. Cioè, quando ci viene detta una cosa dall'ego, lo riconosciamo subito, quando ci viene detta dall'anima, la riconosciamo subito. E qual è la prova iniziatica? Riconoscere la voce dell'anima e saltarci dentro. Ok? Questo è. Ok, pensavo. No, peggio, però. Brave ragazze! Brave! Allora, a questo punto voglio continuare. Perché? Aspetta, mo ti devo dire sta cosa. Perché questo? Siccome questo, diciamo, questi pianeti in acquario portano la definizione della propria autenticità per integrare la propria maestria contro le sovrastrutture dell'ego, che fai? Tu le riconosci, ci sono tutti questi pianeti in acquario proprio per farti riconoscere le bugie dell'ego e farne esperienza. Ok? Farne esperienza. Poi volevo dire un'altra cosa. E fate sempre attenzione alla vostra immaginazione. È chiaro? L'immaginazione crea, come il potere del verbo. La parola crea. In principio fu il verbo, poi il verbo si fece carne. La parola crea. È la vostra immaginazione. In me mago agere, che lascio agire il mago che è in me. Immaginazione, potere del verbo. Quando voi pensate al vostro passato, state portando in vita un ricordo. Nella vostra mente c'è l'immaginazione del passato. State per ricreare una situazione negativa del passato. Nella misura in cui tu ricordi un evento negativo del passato, lo stai portando alla tua immaginazione, lo stai per ricreare. Ecco perché molte volte noi diciamo: ah, mi succedono sempre le stesse cose, mi è successo anche 2 anni fa, mi è successo 10 anni fa. È chiaro, lo stai creando tu. Ogni volta che tu pensi al tuo passato, lo stai immaginando, siccome l'immaginazione crea, lo stai riproponendo nel futuro. Vi consiglio di vedere il mio video, Legge di attrazione, proprio dove spiego questi passaggi essenziali che a tantissime di voi hanno fatto fare dei click pazzeschi, lo dico soprattutto per le ragazze nuove, clic 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 clic, legge di attrazione. Comunque vi metto questo video o in sovraimpressione, dovrebbe uscire se mi ricordo di metterlo, oppure ve lo metto sotto all'info box. Per come l'immaginazione dei tuoi ricordi del passato te lo crea di nuovo nel futuro. È pazzesco, quando me ne sono accorta ho detto porca miseria. Ok. Ora andiamo a vedere gli altri messaggi quali sono. Gli altri messaggi ci mettiamo queste. Tu stai riprendendo? Sì. Allora andiamo a vedere quali sono gli altri messaggi per questo meraviglioso assetto planetario. Ma che sto facendo? Sto girando. Ecco. Allora, quali sono i messaggi da parte dei maestri ascesi per il collettivo, per la nostra meravigliosa comunità? Fiducia in te stesse, in voi stesse e in voi stessi. Confianza, frutto del tempo e del travaglio, quindi fiducia, frutto del tempo e del lavoro. La fiducia in te stessa, nel riconoscere la voce dell'ego rispetto alla voce dell'anima. Va bene? Questa è la prova, eh? Queste sono le prove iniziatiche. Silenzio, sacralità, meditate ragazze mie, meditate. Meditate, state in silenzio, chiudete gli occhi, anche 5 minuti va bene, al giorno, almeno 5 minuti, e meditate, cercate di fermare la mente o fate della contemplazione, lasciate che le zavorre si dileguino sempre di più, tanto non sono grosse come ce l'avevamo prima, ok? È molto più facile mo', Quindi fiducia in voi stesse, fiducia in voi stessi, ok? Fiducia nelle vostre capacità. Io credo nelle mie capacità. Io credo nelle mie capacità. Io credo nelle mie capacità. Potere del verbo.
In principio fu il verbo, poi il verbo si fece carne, il verbo crea. Io credo nelle mie capacità. Ok. Ancora. Specchio e speco, pazzesco, specchio, 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 specchio. Tratta il tuo corpo come il palazzo che è. Allora, qua mi stanno puntando l'attenzione sia sullo specchio sia sul corpo. Ok. Allora, iniziamo dallo specchio. Tu facendo questo passi un portale magico. L'altro fuori da te sei sempre tu. L'altro fuori da te esiste nella misura in cui esiste dentro di te. Cioè, come si comporta l'altro, come agisce l'altro e rispetto a come tu stai vibrando all'interno. Vi faccio un esempio personale. Allora, ho avuto a che fare qualche giorno fa, per una cosa che stavo organizzando, con delle persone. Allora, c'era un mio amico che per questa organizzazione di questo evento aveva praticamente parlava con questa persona qui, ok? Questa persona inveiva contro di lui. Con me invece questa persona era amabile, tutto l'opposto, ok? Perché? Non è che quella persona è antipatica, è cattiva a priori, no, è come tu ti predisponi rispetto a quella persona, rispetto a quello che tu hai dentro. Questo mio amico, per esempio, aveva dentro una sofferenza sua personale e quindi era già agitato quando parlava con questa persona. La persona reagiva agitata contro di lui. Ma frazione di secondo parlavo io con questa persona amabile, gentilissima, dolcissima. Perché? Questo esempio ve l'ho fatto anche nel video La chiave assoluta, di come c'era quel signore, quel ristoratore che tutti reputavano antipatico e io non vedevo l'ora di andare a fare l'esperienza con questo ristoratore proprio perché volevo mettere in pratica quello che sapevo. E vi ho raccontato che questo ristoratore era amabilissimo con me. Quindi chi ha ragione? Nessuno. È come tu percepisci, come tu ti approcci all'altro, quello che tu pensi dell'altro. Perché tutti pensavano che quel ristoratore fosse antipatico? Perché l'ha pensato uno, l'ha pensato due, l'ha pensato tre, l'egregora si è formata, tante forme pensiero negative rispetto a quella persona lì, e quindi si sono fatti intaccare dalla forma pensiero negativa, che tante persone pensavano che il ristoratore fosse antipatico. Si mangiava benissimo, ma il ristoratore è antipatico. Quando conoscete le leggi spirituali, si fa tutto chiaro e potete iniziare veramente a giocare questo meraviglioso gioco della vita. Quindi, specchio, ok? L'altro non esiste in qualità di altro, ma esiste come tu ti approcci all'altro, quello che tu percepisci nell'altro. Scusami, soprattutto quello che tu stai vibrando all'interno rispetto all'altro, rispetto al mondo. Se tu pensi che il mondo è cattivo e ti approcci a una persona, anche quella persona ti farà vedere che il mondo è cattivo, magari è una persona buona, buonissima, cioè lungi da quella persona dall'essere antipatica e invece con te si comporta in modo antipatico. Perché? Perché la realtà esiste solo all'interno di te. Ok, questo è l'esempio che volevo fare. Adesso puntano l'attenzione sul corpo, tratta il tuo corpo come il palazzo che è. Allora, io ho sempre detto il corpo è il tempio dell'anima. Non è che lo dico io, cioè è una grandi maestri. Il corpo è il tempio dell'anima. Adesso vi dico una cosa che ho detto a una mia carissima amica, una grande terapeuta, qualche giorno fa. Ehm, Quando facciamo un grande lavoro su noi stesse, ma anche quando non lo facciamo, il corpo è lo strumento attraverso cui l'anima parla in modo palese. Somatizziamo sul corpo delle malattie, somatizziamo nel corpo delle disarmonie spirituali, somatizziamo il corpo si ferisce, il corpo si taglia, il corpo sta male. Il corpo è lo specchio, è la misura di come stai a livello spirituale. Ogni malattia psicosomatica, ogni problema, da un raffreddore a un brufolo, a un eczema, al tumore stesso,
ok? Alle cose più importanti a livello evolutivo sono disarmonie psicospirituali che si riversano nella materia, nel corpo. Quindi, nella misura in cui, cioè come stai a livello corporeo, è lo specchio dell'anima, cioè di una disarmonia spirituale, non dell'anima, cioè l'anima ti manda segnali attraverso il corpo. E quindi, come dicevo, vi dicevo alla mia carissima amica, ho detto io ho smesso di pensare e seguo solo il mio corpo. Questo a livello di approccio, no? Soprattutto per quanto riguarda le grandi tematiche spirituali che poi si devono riversare praticamente nella materia. Sì, ma come si fa? Ok, io ho scelto di seguire il mio corpo ed è una grande verità, mi funziona perfettamente. Voglio avere a che fare con quella persona? Il mio corpo me lo dice? Ho attrazione? C'è chimica? Io vado. Che poi non è solo attrazione chimica, no? Ovviamente non scindiamo più le due cose. Qua stiamo facendo la conjunzio oppositorum, cioè la congiunzione degli opposti. Spirito e materia non sono separati. La materia è espressione dello spirito. Ok, quindi io seguo il mio corpo. E voglio fare l'amore con una persona? Seguo il mio corpo. Il mio corpo lo vuole? Se il mio corpo lo vuole, sì. Voglio parlare con quella persona, il mio corpo vuole? Hai capito che ti voglio? Voglio parlare con quella persona, pensa la tua mente, ma il mio corpo vuole? Mm, no, ok, allora è no. Ecco, utilizzate questo metro anche per farvi guidare quando la mente sta in palla, ma il corpo ha delle direttive. Molte volte mi è successo che la mente parlava, ma il corpo aveva tutt'altra che direttiva, un'altra direttiva. Ecco, scindere le due cose, ci stanno dando degli strumenti per proseguire, ok? Mm. E quindi, come stavo dicendo prima, che ho detto alla mia amica, non è che ho smesso di pensare, non si smette di pensare, però se devo fare qualcosa, magari qualcosa su cui ci stavo pensando tanto, magari ci rimugino, ci faccio e così, oh, ma il mio corpo che dice? Non pensare, fatti guidare dal corpo, che è il tempio dell'anima. Mi spiego? Mm. E quindi ci stanno dando delle direttive per l'autenticità, va bene? Mm. Qua c'è una donna che danza. Io do sempre molto credito al ballo, alla danza. Io amo ballare, proprio, io amo ballare. Da sola dentro casa, amo ballare, cioè amo fare proprio figure nell'aria, amo ballare ed è molto terapeutico, ma sin dalla notte dei tempi. Quindi vi invitano anche a ballare. Qua c'è una donna bellissima, curve sinuosissime, con le cuffie. Ballate, mettetevi le cuffie e ballate. Lasciatevi guidare dal corpo. Lasciatevi guidare dal corpo. Va bene? Il corpo vi guida nei movimenti. I movimenti che fate sono sacri, ricordiamo. Abbiate fiducia in voi stesse e ballate la vita. Ballatela. Danzate la vita, danzate la vita. Ok. Un'altra, altre direttive dei nostri maestri per questi pianeti straordinari congiunti in acquario, per la nostra autenticità. Viaggio. Già hai tutte le risposte. Ragazze, la risposta... Mi sta venendo in mente una scena di Guzzanti, devo ricordare Guzzanti. Guzzanti era, se non sbaglio, diceva, la risposta è dentro di te. Però è sbagliata. Mi crepavo di risate, piegata a due. Vabbè, a parte questo, qua dice la risposta è dentro di te. Già hai tutte le risposte. Le risposte sono dentro. Cioè, qua c'è una donna su una nave, una barca, con delle cartine geografiche, che cerca una direzione su qualcosa che è già conosciuto, le cartine geografiche. Sole, Luna, Mercurio e Plutone in acquario vogliono che tu percorri strade sconosciute al mondo, che tu hai dentro la mappa già. Mi spiego? Cioè questi pianeti meravigliosi in acquario non vogliono che tu segui le tracciate, scusate, appunto da altri.
vuole che tu, vogliono che tu esplori i mondi che ci sono dentro di te e ti lasci guidare. È chiaro? Ok. Wow, che bombona, come al solito, ragazze. Una bombona. Bonbon. Vediamo che cosa ci dicono adesso le carte degli archetipi. Allora, quale archetipo andiamo a integrare con questi meravigliosi pianeti in acquario? Grazie a quello che ci hanno detto. Quale archetipo andiamo a integrare? Quale archetipo? Quale archetipo? Beh, ragazze mie, dove la mettiamo sta vittima? L'archetipo della vittima. L'archetipo della vittima. È l'ego che ti fa sentire la vittima, sai? Quindi mi raccomando, ricordate la bugia dell'ego che ti fa sentire l'archetipo della vittima. Anche qui vi invito a riascoltare il podcast, quello dove parlo della vittima, del mago e dell'unità. Magia, no, non è quello, magia vabbè, ve lo metto sotto questo video da studiare di nuovo o ristudiare, ok, che è la stessa cosa, perché l'archetipo che andiamo a integrare è la vittima. Evita di lasciarti vittimizzare oppure vittimizzi le altre persone. Quindi evita dal tuo ego di farti vittimizzare o tu che puoi vittimizzare le altre persone. Che vuol dire questa cosa? È tu che vittimizzi altre persone. C'è una ferita dentro di te del rifiuto. E quindi a livello inconscio, per automatismo, l'ego ti fa vittimizzare gli altri. Oppure tu ti senti vittima, è la stessa cosa, eh? Quindi togliamoci questo archetipo della vittima facendo tutti i passi che ti ho detto. Con queste pratiche, con queste guide, questo archetipo della vittima viene dissolto. Ci dobbiamo togliere perché non esiste il mondo fuori. Stiamo a parlare qua da anni, non esiste il mondo fuori. Io lo so che tantissime di voi lo sanno già questo, lo mettono in pratica, però mi esce ancora l'archetipo della vittima. Sarà per tantissime altre ragazze nuove che sono nel nostro canale, certamente per questo. E quindi vi invito a studiare podcast, ragazze, perché cioè, Plutone non fa sconti, eh? Ma meno male, ma meno male. State iniziando a vedere questo mondo meraviglioso. Cioè che si palesa davanti al vostro terzo occhio e davanti ai vostri occhi fisici ormai. Ok, quindi qualche sprazzino di vittima ancora ci può essere, no? Prendiamo il vetril, ricordate il vetril? No, non ce l'ho qua il vetril. E spruzzate, ok? E quindi l'archetipo della vittima. È chiaro, perché guarda, vi dovrei parlare del podcast di quello sulla vittima della magia e dell'unità. Ascoltatevi quello, per favore, e studiate o ristudiate, lo dico soprattutto per le ragazze nuove, i ragazzi nuovi, va bene? Perché è l'ego, Pinocchio che ti fa sentire vittima, vittima delle circostanze avverse, vittima il mondo è cattivo e tutte queste puttane, scusatemi il termine, perché è così. Il mondo fuori, ricordiamo, ci hanno fatto tutta una premessa sul mondo fuori che non esiste, esiste solo la tua interiorità. Va bene? Tant'è che vi dico anche un'altra cosa. L'esempio che vi ho fatto prima, che ho parlato con questo mio amico, quello che c'era questa persona che con lui si comportava male e con me bene, no? Non è che è cattiva la persona, sono frequenze diverse di chi si approccia all'altro, no? Ok. Tant'è che gli ho detto al mio amico, vedi che c'è l'archetipo della vittima addosso. E soprattutto quelle persone a cui voglio bene. Io sono molto dura, eh. Cioè, dura significa, non è che sono dura con loro, sono dura con questo Pinocchio qua. Cioè, io parlo al loro ego, lo affronto, come affronto il mio a bastonate. Come potrei non affrontare anche l'ego degli altri a bastonate? Cioè, tanto è sempre il mio. Nella misura in cui a me mi ferisce, mi ferisce qualcosa, è il mio ego, non è l'ego dell'altro. Ok? Quindi non è che sono dura, no? Come lo sono stata anche con questo mio amico, assertiva. Vedi che stai nell'archetipo della vittima. Mm? Con fermezza gli ho detto. Quindi non è quella persona che ti risponde male perché la persona è cattiva, sei tu che stai nell'archetipo della vittima e stai mercanteggiando
un briciolo di carità, un briciolo d'amore. Tu sei Dio, lo vuoi capire o no? Gli ho detto a questo mio amico, con questi toni proprio. Non risparmio l'ego di nessuno. E vabbè, alla fine dice, no, hai ragione. No, io non voglio avere ragione. Non mi interessa avere ragione. Ti sto dicendo quello che la tua anima attraverso me in questo momento ti vuole dire. Svegliati, alzati e sii l'erede di Dio che ti incarna. Ok. Va bene. Allora, ragazze, detto questo, io metto un ultimo oracolo. Un ultimo oracolo. Poi ci sono queste immagini, no? Sono queste immagini, lei rannicchiata con le braccia sulle gambe, stessa immagine, braccia sulle gambe, rannicchiata. Alzatevi in piedi, petto in fuori, come diceva mia nonna, alzati, petto in fuori. Mia nonna diceva pancia in dentro, petto in fuori. Se vi dico quello che mi ha fatto passare mia nonna. Pancia in dentro e petto in fuori. Mi faceva camminare. E mi seguiva dietro col battipani per vedere se camminavo così. Vabbè, diciamo che la mia infanzia è stata un'infanzia siberiana, però aveva ragione. Aveva ragione. Pancia in dentro e petto in fuori. Cioè, petto in fuori, fierezza, perché dalla postura noi possiamo partire dal lavoro spirituale, psichico, dalla conoscenza, come vi dico sempre, la conoscenza che rende l'uomo libero. Quando sai, allora tutto si fa chiaro. E anche dal corpo, il corpo, la postura. Siate fiere con la postura, petto in fuori, orgogliose di essere gli eredi di Dio. Ok? Allora, io mi ricordo quando ho studiato naturopatia, c'era un grandissimo medico che ci faceva, che era un dentista, poi è diventato il mio dentista, Antonio, che ci faceva camminare così, con con il petto in fuori, no? E io dicevo, guarda, anche mia nonna mi faceva camminare così, tua nonna non sbagliava. Perché dalla postura, il linguaggio del corpo, anche quello è un linguaggio che l'ego assorbe, va bene? Quindi, anche se non siete fiere di voi stessi, anche se non vi sentite bene, fate la prova a camminare a petto in fuori. Datevelo proprio come esercizio, come se fosse un esercizio meditativo. E vedete che anche la vostra psiche cambia. Questo il grande professore me lo diceva, ma mia nonna me lo faceva fare già a 6 anni. Mia nonna, vi racconto sta chicca, mi faceva camminare mezz'ora al giorno nel corridoio con uno o due, sapete, le enciclopedie Rizzoli, anni 80. Ecco, mi faceva camminare con l'enciclopedia sulla testa, nel corridoio, avanti e indietro, avanti e indietro, avanti, e mi controllava in caso cadevano i libri dalla testa, per farmi camminare dritta, fiera. Cioè, ogni pomeriggio mi doveva fare sta cosa. E beh, ma erano i metodi, voglio dire, io ringrazio anche quei metodi, no? Altrimenti oggi non sarei fiera di essere chi sono. Anche per quello. Ok. Allora, andiamo a vedere un'ultima carta a chiusura di questa straordinaria lettura. Sole, Luna, Mercurio, Plutone in Acquario. Ah, beh, io mi alzo, standing ovation, applauso alla porta del paradiso. È bellissimo, c'è bellissimo, guarda, guarda, la stavo immaginando questa carta, ve la leggo per onor del vero, voglio proprio leggervi questa carta perché è troppo bella, mi piace leggerla quando esce. 31, si apriranno le porte del paradiso, ve lo dico, eh. Allora, grazie a questa congiunzione di tutti questi pianeti in acquario, allora, 31 fra 31, ok. Parole chiave: realizzazione dei desideri, felicità, pagamento, vittoria, raggiungimento di traguardi. La carta Porta del Paradiso è in assoluto la migliore del mazzo. A livello divinatorio presenta affinità con la carta del mondo dei tarocchi, poiché entrambe indicano il successo e la realizzazione dei propri desideri.
Predice che in tempi abbastanza brevi otterremo ciò che desideriamo e le nostre domande esito positivo avranno. Se riguarda il lavoro, questa carta ci dice che l'attesa è finita e il consultante troverà il lavoro che stava cercando. Può anche indicare che se egli ha già un lavoro ma desidera un cambiamento di posizione o di ruolo, lo otterrà a breve. In ambito sentimentale la carta è fortemente positiva poiché indica la realizzazione del tuo sogno, delle tue speranze. La persona che ti interessa ricambierà i sentimenti e li manifesterà, oppure se la coppia è già formata è probabile che ci sarà un matrimonio, convivenza o addirittura, se la domanda è specifica in tal senso, un figlio. Questa è una carta straordinaria che rispetto a quello che abbiamo... Qual è il succo? Dai, qual è il succo di tutto quello che abbiamo detto? Il succo è che tutta questa magnificenza stiamo portando il paradiso in terra. È chiaro? Il paradiso sulla terra c'è già stato, c'è sempre stato. Eravamo noi che non riuscivamo a vederlo e a scorgerlo, perché siamo noi che dovevamo ricordare chi siamo, eredi di Dio, e spiritualizzare la materia, consapevolmente, perché la materia è già spirito nella misura in cui viene creata, ok? Dall'uomo. Qualsiasi cosa, anche questa stellina, questa candela è spirito, è stata creata dall'uomo, un erede di Dio. Sacralità, ricordiamo. Quindi abbiamo con questi pianeti raggiunto l'obiettivo prefigurato, ossia la consapevolezza di essere figli di Dio, i suoi eredi. E quindi ogni cosa che andremo a manifestare è coscientemente manifestazione del Dio che ci incarna. E il succo di tutto questo è fiducia in te stessa, danza con la vita, riconosci le bugie dell'ego, le risposte sono dentro, supera la prova iniziatica che ha a che fare con il sacro dentro di te. Riconoscilo e manifestati. Wow, ragazze e ragazzi, è sempre una grande emozione, che vi devo dire, mi fate impazzire ogni volta, emozionantissimo. Io non ho altro da aggiungere. Che il paradiso sia con voi, che siete sempre stati e che adesso lo manifesterete figli di Dio. Detto questo, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua!